Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo con lo scrittore Luigi Costa, che ha scritto un libro che si chiama Il titolo è Solo diario di un serial killer qualunque ed è edito da Focus Editions, che è una casa editrice di Ostia, in realtà nata in Francia, in Belgio, scusami, che adesso sta aprendo e sta sviluppando ufficio anche qui a Roma. e di che cosa parla il libro, che libro è? Allora, il libro praticamente parla della storia in soggettiva, quindi è un uomo che racconta, che scrive appunto su quello che è il suo diario, come è diventato un serial killer. Quindi parte da un evento del tutto casuale, quindi si trova ad un semaforo e gli scatta il raptus omicida e poi da lì il personaggio si sviluppa, capisce che quello che sta sviluppando verso l'omicidio è una dipendenza e quindi da lì parte tutta diciamo, una spirale di violenza dal lato suo, ma anche di attimi di lucidità che lui ha, capisce quello che sta facendo, vorrebbe fermarsi, ma non riesce, fino poi a quello che sarà poi l'epilogo finale, che non potrà che essere drammatico, ma non voglio spoilerare, però però diciamo la fine è quella inevitabile. Senti, io avevo uno psicoterapeuta nel mio lavoro che diceva che in ognuno di noi c'è un serial killer, no? E quanto tu hai utilizzato questo serial killer che è dentro di te per farti aiutare nello scrivere il libro e quanto invece poi ti hanno aiutato le serie TV, per esempio, a mettere su Allora, carta il lavoro. sì, in realtà il punto di partenza è proprio questo, proprio questa una citazione molto, molto simile anche di Agatha Christie, che diceva che in ognuno di noi c'è un potenziale assassino. Il punto di partenza è stato proprio questo, è stato capire, andare a studiare, ad esplorare la psiche umana per capire che se effettivamente in ognuno di noi c'è un potenziale serial killer. Lato mio, per fortuna non c'è, anche se la mia storia da scrittore inizia come scrittore horror, quindi appassionatissimo ovviamente di Stephen King e di altri, però quindi diciamo un certo lato oscuro nella scrittura, nella scrittura c'è. Per quanto riguarda le serie, in realtà poco, nel senso che il libro è stato scritto ha una genesi particolare, perché ho iniziato a scriverlo nel 2000 e l'ho finito nel 2010, quando ancora, diciamo, il fenomeno delle serie come Dexter, dove tutti Infatti ricollegano. mi ha ricordato Esatto, Dexter. tutti i lettori di adesso mi hanno citato Dexter, mi hanno ricollegato, quindi è stato puramente casuale. Certo, qualche film ovviamente mi ha ispirato, come cioè, ad esempio c'era Hannibal Lecter, Il Silenzio degli Innocenti, assolutamente ci sono dei riferimenti, come ci sono dei riferimenti, ahimè, purtroppo, a casi di cronaca. a- io mia moglie è psicologa, quindi io diciamo, con questo libro non ho voluto fare lo psicologo, altrimenti mi avrebbe sicuramente picchiato e stroncato da subito. Però quando andavo da lei, diciamo in facoltà, ho avuto modo di accedere alla biblioteca e a leggere, a studiare molti casi di serial killer reali. E quindi anche lì, proprio per cercare di evitare di scrivere, di evitare di scrivere basandomi soltanto diciamo, su fantasia, perché altrimenti si rischiava di incorrere in luoghi comuni e in errori macroscopici che poi andavano ad inficiare la trama. Quindi c'è stato anche questo studio su casi reali e, ripeto, un po' di ispirazione più sul cinema, perché se le serie ancora non andavano di moda, diciamo così. Cioè.
Sì, perché mi ha ricordato un po' Dexter, veramente. Vabbè, Sì, da sì, quello sì. che hai detto che non c'è un serial killer, in te presuppongo che non ci siano semafori dove abiti tu, insomma, ce ne siano pochi. Beh, in realtà il semaforo è un semaforo preciso della Colombo, vicino proprio zona dove, dove abito io, No, no, quindi perché quando incontro un semaforo, incontro qualcuno al semaforo, in me esce il serial killer, quindi no, è una battuta per... no, però recentemente ha fatto una presentazione qui ad Ostia e un amico che era alla presentazione, poi l'ho incontrato, ci siamo fermati uno a fianco all'altro a un semaforo e lui ha fatto una faccia un po' abbiamo parlato in modo un po' strano, ma adesso un po' tutti guardano strano, poi perché è scritto in soggettiva, in prima persona, quindi sembra veramente che ci sia, che sono, che sono io che mi sto mettendo in gioco, però ribadisco, a seconda di Wiimoci non sono io di quella persona, fortunatamente. Luigi, e quanto il libro che ha scritto è collegato con quello che fai nella vita? Uh, allora, ci sono in realtà dei riferimenti all'interno del libro, per esempio il supermercato in cui lavora il protagonista era un supermercato vero dove andavo io da studente a fare la spesa. In realtà molte persone, sembra strano perché è una parte, diciamo, anche importante nel libro, però la descrizione del supermercato è una parte marginale, però è stata una delle parti che molte persone hanno apprezzato molto, diciamo, perché la sentivano molto, molto vera, quindi questo assolutamente c'è qualche riferimento, però poi ovviamente la storia poi va avanti da sola. Quindi... Ti faccio una domanda complessa. Come mai una città come la mia e una città come la tua, no, generano altri criminali e non serial killer? Allora, questa è una bella domanda che si ricollega anche a quella, diciamo, alla prima domanda, alla prima che hai fatto, che il serial killer è uno di noi. In realtà, se pensi, tra i serial killer che avevo studiato ai tempi, mi aveva colpito molto Donato Bilancia, che era uno dei più grandi, tra virgolette, ovviamente, serial killer italiani con oltre 17 vittime accertate, che lui era diciamo, un piccolo criminale che casualmente ha ucciso perché, diciamo, per il suo lavoro, diciamo così, e facendolo ha capito che uccideva. Io non so se all'interno delle nostre città girino appunto dei serial killer travestiti da Da assassini, da manovalanza, criminali da veri, da manovalanza, criminali va. veri, esatto, da Eh, criminali veri. Se la vogliamo vedere eh. invece in positivo, che invece è quello, diciamo, che c'è nel libro, infatti torniamo al titolo che è Solo, Diario di un serial killer qualunque, perché il mio serial killer, la caratteristica principale è il fatto che lui è solo, è la solitudine, una solitudine proprio radicata che ha dentro. E se vogliamo vederla in positivo, le nostre città, sia Roma che forse Napoli ancora di più, sono città in cui non ti senti mai solo. Per Roma lo cantava anche Max Pezzali nella canzone che gli ha dedicato. E in parte è vero, cioè tu a Roma, a Napoli sono stato poco, anche se sono cresciuto a Cassino, che diciamo non è lontanissimo da Napoli. E sono città in cui qualcuno c'è sempre, ma anche se non c'è nessuno, c'è la città stessa. Quindi mettiamola in positivo, diciamo che questo aiuta molto a mantenere un proprio equilibrio mentale. Poi al semaforo, col traffico si sgarella, quello sì, però non si arriva, diciamo, a certi eccessi, ci si ferma a dei sani insulti. Guarda, ha risposto appieno, insomma, a quello che penso io, in effetti, che quando immagino un serial killer immagino una società come la Norvegia, come la Svezia, come, sai, questi posti bomboniera in cui poi chi è solo viene lasciato perfettamente solo, insomma, no? Cioè, la dico così. Invece noi qua anche la solitudine è imperfetta, quindi anche chi è solo, insomma, vive comunque questa solitudine in maniera incompleta, perché comunque c'è sempre qualcuno che poi
o alla fermata del pullman, no? Ti dà a parlare e ti coinvolge, insomma, umanamente. Sì. E poi abbiamo Nei ritmi bar, sociali, eh? sì, nei bar, cioè è vero, è difficile essere soli veramente, veramente a Roma o appunto a Napoli. Poi io non sono tifoso della Roma né del Napoli, però c'è la Roma e c'è il Napoli, c'è la Lazio, che comunque sono cose che aiutano a sentirti parte di qualcosa. Poi Sì, beh. noi abbiamo il Colosseo, San Pietro, vede il mare, il Vesuvio, cioè uno si affaccia, non può Poi rimanere secondo me inattivo. il fatto di essere al centro, tra virgolette, no? Perché comunque anche Napoli, anche se sud, comunque è centrale, ci Mm. porta a una diffusione culturale che è diversa. Cioè io vedo per esempio posti in Calabria, in Puglia, che comunque nonostante sono dei posti bellissimi sul mare, sono dei paradisi, poi la gente vive questo concetto di solitudine in maniera diversa, perché comunque eh, cioè Napoli e anche Roma, cioè in maniera diversa, forse a Roma il concetto di porto non è proprio preciso e perfetto perché magari il mare è a Ostia, però in effetti Napoli e Roma sono due porti Sì, aperti, insomma, al turismo, alla gente, c'è sempre, insomma, movimento, forse sono le città turistiche più affollate, insomma, in questo sì, momento sì. e durante tutto l'anno. Mm. Sì, e poi E c'è un dici, senso di dici. appartenenza molto, molto forte. Quindi Roma è una community, una comunità come lo è Napoli. Io ricordo un'amica di Napoli che mi diceva sempre che Napoli è il paese più grande del mondo, perché di fatto, cioè, non me la descriveva come una città, ma la descriveva come un paese. Forse Roma è più sul quartiere, però ogni quartiere ha una sua microrealtà che appunto anche ogni quartiere è un paese con i negozietti, con il punto di ritrovo, quindi questo per ora ancora rimane. E spero, perché è una delle cose più positive che abbiamo. Anche il mio quartiere, l'Infernetto, che è un po' fuori Roma, è di fatto un microcosmo, un paese. E poi la frase che hai detto tu, il fatto della monovalanza, mi ricorda un po', veramente mi riporta a Dexter, no? Che il padre per canalizzare la sua furia omicida poi l'ha canalizzata in certe cose e la tua espressione mi ha ricordato questo passaggio nella serie TV, no? Non so se lo ricordi. Guarda, io ho visto solo le prime 2/3 puntate di Dexter, lo ammetto, quindi, No, quindi in effetti praticamente il padre, accortosi che lui era un serial killer, ha canalizzato questa furia omicida poi contro gli altri serial killer e contro gli altri, no, insomma, sì, sì. assassini. Questa cosa, insomma, va a compensare poi anche quell'altra detto in cui uno non è mai solo, eccetera. Senti, e invece sul canale pensiamo che più che la gente più che comprare libri compra autori, quindi in effetti poi noi abbiamo cercato di impostare, insomma, la trasmissione nel far conoscere l'autore e quindi anche perciò poi queste domande, perché poi chiunque viene dice vabbè non spoileriamo troppo il libro perché, no, perché è facile poi raccontare cosa c'è nel libro. Cosa pensi di questa affermazione? Guarda, secondo me è molto vero, soprattutto diciamo ma sì, in realtà sia quando l'autore è poco noto, sia quando è molto noto. Cioè io ho iniziato a leggere oltre 40 libri di Stephen King, io leggo l'autore, poi ovviamente qualsiasi cosa scriva, si legge. Diciamo, sull'autore emergente o comunque l'esordiente vale ancora di più, perché nessuno, credo, prenderebbe il libro in maniera autonoma, a parte qualche caso sporadico. Ovviamente si parte sempre dall'autore, si conosce quello che c'è, quello che scrive, e poi, a meno che non ci sia proprio un titolo o una copertina che ti acchiappa proprio per il sentimento, però in genere sono d'accordo con l'affermazione, perché di fatto è l'autore che deve farsi conoscere, l'autore che poi spinge il libro. Che è un modo anche, perché diciamo un libro ti fa anche creare una relazione con la persona che l'ha scritto. Quindi
quella persona non, tra virgolette, non vuoi avere a che fare, non ti piace, non ti metti neanche a leggere quello che lui è, non vuoi conoscere il messaggio, quello che ha da dirti. Quindi sì, poi conoscere l'autore su certi punti ti fa anche apprezzare di più il libro, perché tu sai, in alcune parti mi è capitato anche con autori, quando ho letto libri di amici, vedere lui dietro, ma non solo dietro la storia, proprio dietro i costrutti, dietro quello che ha scritto, come lo ha scritto, cioè senti anche la sua voce, senti che narra quello, quello che ha scritto, ed effettivamente, come dicevo, è un modo anche per rafforzare una relazione. Senti, ma una persona come te, così pacata, così serena, come hai fatto a scrivere un libro del genere? T'ho detto, nasce dalla mia passione per l'horror, non lo so, è un po'... In realtà sì, c'è anche un'altra cosa, io sono nella scrittura molto diverso da come sono come persona, infatti diciamo io sono sempre uno molto che pensa molto, cioè che ci riflette molto sulle cose prima di andare, di fare qualcosa, quindi molto attento, molto anche sistematico. Invece nella scrittura lascio andare la mano, lascio andare l'istinto, lascio andare la storia, e poi la storia se ne va per cavoli suoi, come, come si è visto anche qui, anche dal mio primo libro. La serie di omicidi sono scaturiti in maniera quasi naturale, cioè sono andate avanti da solo, lasciando libere le mani, il flusso di pensiero andare a ruota libera. Quindi non sono uno di quelli, cioè ci sono diversi sistemi, no? C'è chi si predispone una scaletta per deve succedere questo, deve succedere questo, deve succedere quest'altro, e quindi poi si attiene scrupolosamente a quella e la manda avanti. Io, diciamo, quello lo faccio soltanto per capire se la storia è sufficiente, diciamo, per generare un libro, oppure se, per non rischiare di essere troppo corto o troppo lungo. Però una volta fatto quello, diciamo, lo lascio nel cassetto, il resto lascio andare le mani, e, diciamo, lascio andare l'istinto puro, la mia scrittura. Poi dopo, in fase di riscrittura, di cosa, ovviamente uno deve anche mettere poi la fatica, come si diceva, quel famoso 10% di ispirazione me lo brucio all'inizio, il 90% di ispirazione, di fatica, viene tutto dopo, in fase di rilettura e di riscrittura del libro. Luigi, quanto è stato difficile per te promuovere questo libro, farlo conoscere agli altri, arrivare a canali tipo questo, anche più grandi? Questo è uno dei problemi che noi abbiamo, cioè che noi scrittori esordienti abbiamo, anche perché anche, diciamo, la potenza di fuoco delle case editrici ovviamente non può essere quella di Mondadori, anche se poi mi dicono anche persone che conoscono, hanno pubblicato Mondadori, la stessa Mondadori o altre, non per citarne una, sugli autori, cioè diciamo sui navigatori, non è che danno tutta diciamo, questa spinta. Quindi c'è un movimento, ho trovato in rete diciamo, molte opportunità, bisogna dire, molte opportunità che probabilmente qualche anno fa non c'erano. Io adesso ho ripubblicato il libro, l'avevo pubblicato anni fa con un'altra casa editrice che purtroppo poi è fallita, e ai tempi effettivamente le opportunità che oggi offrono i social di promozione non c'erano. Quindi, posto che il canale principe per la vendita degli esordienti rimangono le presentazioni, quindi abbiamo organizzato le presentazioni su Ostia, adesso andremo alla Biblioteca Comunale di Monteflavio, quindi una serie di presentazioni in cui comunque riesce a vendere qualche copia, anche qualche partecipazione alle fiere. Abbiamo partecipato qualche settimana fa al Rome Crime Fest che si faceva nel parco giochi di De Laurentiis, quello di Cinecittà World.
anche lì, diciamo, c'è stata anche una presentazione, là abbiamo venduto qualche copia, presentato comunque il libro diciamo, a una platea più ampia. Però rimangono sempre cose limitate. La cosa buona invece rispetto a quello che ci offrono i social è che comunque puoi andare a raggiungere fette di pubblico molto più ampie e anche lontane da te, che altrimenti non riusciresti a fare. Devo dire che in rete si trovano molte cose, molte sono anche a pagamento, che danno però diciamo dei benefici abbastanza limitati per il rapporto qualità-prezzo, quindi bisogna anche un po' stare attenti a quello, perché che poi non stiamo parlando di cifre monti, anzi molte volte è una forma che dai anche volentieri, perché è una forma di finanziamento per alcune attività che meritano poi di crescere e svilupparsi. Bisogna poi però stare attento poi alla differenza tra appunto questo tipo di autofinanziamento e la marchetta pura. Però comunque ribadisco, è molto difficile per noi sordienti farci conoscere al di là della nostra cerchia ristretta delle presentazioni, per cui iniziative come queste per noi sono effettivamente una manna dal cielo. Quindi... Vabbè, io ho creato il canale perché comunque ho avuto anche queste difficoltà e quindi almeno rispetto ai prossimi libri, insomma, uno ha uno spazio dove poter comunicare il lavoro che ha fatto, insomma, questa è stata l'idea. E sinceramente non mi aspettavo di avere poi tanta richiesta, invece stanno arrivando tantissime richieste perché poi la fetta di bisogno c'era, Sì, quindi, esatto. e quindi oggi, anche perché oggi è diventato anche più semplice pubblicare, no? Perché essendoci l'autopubblicazione, insomma, è diventato più semplice. Però veramente anche i canali con 1000 iscritti, insomma, difficilmente iniziano a rispondere, insomma, ad autori che non portano, insomma, visualizzazioni, eccetera. Senti, invece ritorno a quel tuo senso di essere equilibrato e pacato, insomma, no? E quanto questa società che ci vuole equilibrati e pacati poi contamina la nostra felicità? Oddio, questa è una domanda su cui dovrei pensarci almeno mezz'ora prima di rispondere. È già una bella risposta questa. Sì, perché eh, in realtà c'è come dire, una standardizzazione di fondo, per cui si vuole che determinate persone facciano determinate cose e vengono indirizzate in quello. Questa è una domanda che mi sono fatto nel corso di tutta la mia vita, nel senso, io poi adesso lavoro per un'azienda di telecomunicazioni, diciamo quello che si chiama un lavoro stabile, che diciamo, mi dà anche soddisfazioni, però non è la scrittura. Cioè io a un certo punto mi sono trovato del famoso bivio di che cosa fare, provarci ad andare fino in fondo con la scrittura, con la passione che avevo, oppure comunque come si dice, assicurarmi il futuro per me e per la mia famiglia. Ovviamente sono andato per la prima strada, cioè la seconda era un buco nero. Però è una cosa che che è rimasta dietro il cranio, e ogni tanto, diciamo, ci riprovo. Adesso che ho anche una certa età, una certa maturità, comunque anche dall'altra parte ho collezionato un po' comunque diciamo ho raggiunto i miei obiettivi che avevo dall'altra parte, ho detto adesso proviamo a riprendere questo percorso che la società, tra virgolette, mi ha spinto a lasciare, e vediamo dove può arrivare. Quindi adesso sto approcciando questo mondo anche a livello proprio di comunicazione sulla parte del libro, con una intensità, una forza che paradossalmente neanche da giovane ci avevo messo, proprio perché dicevo sì, vado lì, però il grosso delle energie lo dedicavo ad altro, appunto alla carriera, diciamo così, standard.
Vabbè, poi nelle telecomunicazioni c'è questa fissa per la carriera, tutti sono, Sì. sono immersi in questa competizione a chi sale di gradino e poi alla fine corri, corri, corri e sei sul tapirulan, insomma, questa è la percezione che ho, soprattutto in questo ambiente che conosco un pochino, insomma. Sì, sì, no, è assolutamente vero. E poi appunto questo è anche un tritacarne, nel senso che a livello di, cioè ci sono stati periodi in cui veramente si lavora 14 ore al giorno, in cui vai a giro continuo, e anche se non sono 14 ore, quando torni hai la testa stanca, quindi l'ultima cosa che è quella di metterti, l'ultima cosa che vuoi è quella, il pensiero è quello di metterti a scrivere. Infatti è per questo che sostanzialmente ho lasciato la scrittura per tanti anni e che adesso voglio riprendere. Tra l'altro io diciamo, la scrittura l'avevo abbandonata, poi è stato praticamente un caso che parlando con delle persone una persona mi ha detto: guarda, c'è questo editore che deve aprire a Roma e sta cercando autori. Mi sono incontrato con Julie, che è Julie Biesucci, che è la mia editrice. Abbiamo avuto uno scambio molto, molto interessante, come quello che come stiamo avendo adesso, in generale sull'editoria, sulla scrittura. Gli ho mandato un po' di materiale, le è piaciuto e da lì è rinata la passione, è rinata adesso con rinnovata convinzione, altrimenti probabilmente in questo momento non sarei qui, non avrei proprio ricominciato adesso ho ricominciato anche a scrivere, cosa che appunto avevo abbandonato anni fa. Senti Luigi, qual è la sensazione che il libro ti ha dato sfondando questo recinto? Ah, bella, è una sensazione, è una bella sensazione. Io qualche anno fa, più di qualche anno fa, frequentai un corso della scuola Holden, avevo vinto un concorso a Cuneo, tra l'altro, e ci fu praticamente era una full immersion, per cui poi la sera stavamo anche con gli altri ragazzi che partecipavano al corso. Ricordo una ragazza, mentre stavamo bevendo una camomilla, una ragazza mi chiese: va bene, ma perché voi volete pubblicare? Io scrivo per me stessa, mi piace scrivere, poi se il libro viene pubblicato oppure no, non importa. Che, quando mi fece questa domanda non sapevo, non ho saputo rispondere, perché effettivamente uno inizia a scrivere per se stesso, come valvola di sfogo, come appunto come contraltare la propria pacatezza, diciamo. Però poi quando qualcuno effettivamente legge il libro e se vedi anche, vabbè, io in genere sono molto timido su questo, quindi non guardo mai quando qualcuno sta leggendo, però quando uno legge il libro, c'è qualcosa che gli piace e tu susciti un'emozione in qualcuno, forse è quello effettivamente la cosa bella di far uscire il libro dal recinto, è sapere che tu hai provocato e trasmesso un'emozione a qualcun altro. Quindi questa devo dire che è la soddisfazione più grande. Una bella risposta, sì. Sì, sì, sì. A me è capitato invece di essere una trasmissione e di ricevere complimenti sul libro. Io ridevo perché dicevo, ma sta parlando del mio libro? Capito? Cioè, quindi sono... Però vabbè, io scrivendo saggi poi in effetti cioè, questa domanda, questo enigma, insomma, non sorge perché chi si occupa di saggistica poi alla fine lo fa anche per come si dice, promuovere teorie, per mostrare versioni, insomma, eccetera. Quindi un po' un discorso leggermente diverso. Però sulla questione emozionale mi ritrovo pienamente perché poi ogni libro porta delle emozioni, eccetera. Senti, Luigi, mandiamo la copertina del tuo libro e poi ci rivediamo in studio per le ultime domande, ok? Ok. Ho ucciso un uomo. Così ha inizio la storia di un uomo qualunque, che il caso, o forse il destino, ha trasformato in uno spietato serial killer. Un uomo in apparenza normale, un po' solitario forse, con un lavoro che non lo soddisfa affatto. Una notte, un semaforo, un uomo felice.
Un incontro casuale che fa scattare la furia omicida. Da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Una molla è scattata nella sua testa. Un tabù è stato infranto. Ci prova a combattere contro se stesso, a controllare la belva che è lui. Cerca rifugio in vecchie amicizie o in un nuovo amore, ma la solitudine è troppo radicata in lui. Non riesce e non vuole sconfiggerla. L'unico modo che ha di liberarsi, di sentirsi vivo, è l'unica cosa che gli piace davvero: uccidere. La sua vita si trasforma in un crescendo di omicidi e pause di riflessione, di attimi di lucidità che si fanno sempre più radi, finché la follia e la paranoia non prendono del tutto il sopravvento. Solo, Diario di un serial killer qualunque, ti porterà direttamente nella mente di un assassino, in un vortice che, girando sempre più velocemente, ti trascinerà in fondo all'abisso. Puoi acquistare solo Diario di un serial killer qualunque di Luigi Costa in tutti gli store online e su focuseditions.com. Eccoci qua, siamo nuovamente in studio con Luigi Costa e per affrontare questa seconda e ultima parte più breve, insomma, della chiacchierata. Luigi, prima di salutare i nostri ascoltatori, ti faccio una domanda che allo stesso tempo è sia banale che complessa, no? E poi una domanda che fanno tutti. E come mai, insomma, un lettore dovrebbe prima di tutto acquistare il tuo libro e poi, insomma, leggerlo? Allora, dovrebbe acquistarlo perché ha una bella copertina. A me piace molto la copertina, quindi quando uno va là lo vede e lo prende. E anche il titolo è discretamente intrigante. Ovviamente uno quando lo compra non sa quello che c'è dentro, quindi si parte da lì. Poi perché dovrebbe Per caso leggerlo? l'abbiamo mandato, ma qui il libro, la copertina del libro no, eh? Se no l'abbiamo Cioè, mandato comunque, non c'è. Mostra, no? Un po' più vicino, ok. Mm. Vabbè, abbiamo mandato la copertina, però comunque è un rituale che inseriamo sempre. E Perdona. sì, no, anzi, grazie. Al netto della copertina, uno perché dovrebbe leggerlo? Proprio perché c'è la sfida che mi sono posto e che vorrei porre al lettore è quella di mettersi una volta tanto dall'altra parte, che è un po' quello che succede hai citato più volte con Dexter, dove il protagonista è anche il cattivo. Poi ovviamente uno entra in alcuni meccanismi dove tu segui quello che lui dice, e quindi dovresti immedesimarti in lui, ma non per giustificarlo, perché roba del genere non è chiaramente giustificarla, però cercare quantomeno di capire perché lui fa determinate cose, che cosa lo muove da dentro, in positivo e in negativo. Perché lui appunto parte da un fatto che la cattiveria gli viene dal fatto della solitudine, del fatto che è uno sfigato, diciamo così, quindi ce l'ha con il mondo. Però poi invece diventa la motivazione positiva, nel senso che il suo piacere, perché lui dice: in questo modo ho capito qual è il mio ruolo all'interno del mondo, a me questo è quello che mi piace fare e quindi lo faccio. Ovviamente, appunto, ripeto, non è per un modo di giustificare, è un modo di mettersi, diciamo, dietro i suoi occhi. Poi molte persone mi hanno detto: però qua doveva fare così, qua avrebbe dovuto fare che. Poi ognuno ci si mette dentro, anzi, molti mi dicono: però deve continuare perché deve fare questo, questo e quest'altro. Cioè, quindi quella è stata anche un'altra cosa molto bella, che molte persone, diciamo, mi vengono a dire quello che secondo loro il personaggio avrebbe dovuto fare in un eventuale continuo, diciamo così. Alcuni proprio mi hanno detto: guarda, continua così, riprendi da questo punto e riprendi così. Quindi Senti, mi hai dato spunto per un'altra domanda. Perché viviamo in un tipo di società, no, in cui il protagonista è un cattivo fatto passare per buono? Insomma, capita spesso questo, eh?
Perché in realtà poi il cattivo è più interessante del buono. Il cattivo ha N sfaccettature, poi è più, cioè va indagato, va meglio indagato rispetto al buono. Poi è vero che diciamo c'è il buono che è una maschera che dietro nasconde il cattivo, e il cattivo magari che ha una maschera che nasconde il buono. Perché purtroppo, per fortuna, la realtà è sempre molto più complessa di quello, non è bianca e nera, ma c'ha milioni di sfumature di grigio, quindi il cattivo e il buono sono due concetti che poi vanno a intersecarsi e vanno anche poi, non voglio fare del relativismo perché è sempre brutto, però è vero, cioè, quello che può essere cattivo per uno, magari per un altro è bene, a parte ovviamente degli assoluti come, come gli omicidi che commette il mio personaggio sono il male assoluto. Però capiamo perché lui l'ha fatto, non lo assolviamo, non possiamo assolverlo, però capirlo sì. E magari capendo lui si capisce anche come evitare quello che si ripeta, quello che lui ha fatto. Penso che questa con te sia stata una chiacchierata molto interessante e ti ringrazio per, per le domande a cui hai risposto, perché comunque cioè, alla fine lui non conosceva le domande, così vengono naturalmente. E io ti Veramente ringrazio per le mi è domande, piaciuto scusami. molto. Eh? Io ti ringrazio per le domande, scusami se ti ho interrotto, però... No, mi sei piaciuto molto nelle risposte perché poi molte le condivido. Senti, ci lasci con un bel saluto ai nostri ascoltatori. Io consiglio soprattutto di comprare quest'autore perché dopo delle risposte così Luigi Costa mi ha veramente convinto a livello profondo, insomma. Grazie. Eh. E che dire, vi invito tutti a leggere solo Diario di un serial killer qualunque, lo trovate sugli store, sul nostro sito, e niente, ringrazio voi che mi avete ascoltato, ma soprattutto ringrazio Giuseppe per avermi ospitato nel suo salotto, e ripeto, per le domande che sono state, si vede per lui spontanee, che sono venute fuori, e secondo me mi hanno fatto anche dare delle risposte che non sapevo di avere. Ecco, quindi Senti ti Luigi, ringrazio. dico a tutti quanti che questa è casa di tutti gli autori, soprattutto degli autori emergenti, ma anche non. Quindi quando hai delle idee, quando hai delle proposte, se hai un nuovo libro, insomma, sai dove trovarmi. Se vuoi promuovere, che ne so, dei video che hai fatto una presentazione da qualche parte, ti pubblico tutto sul canale senza alcun problema. E Perfetto. quindi poi ci risentiamo insomma in questi giorni e ti do altri contatti per altre interviste sempre gratuite, eccetera. E, insomma, in modo che puoi continuare questo viaggio streaming, insomma, per l'Italia. Ok? Ok, grazie Io e mille. te, vabbè, salutiamo a tutti e te ci tratteniamo ancora in studio. Buonasera. Buonasera. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.